Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di una nuova collaborazione che ho ottenuto con Colbur. Colbur è un'azienda che crea delle luci per fotografi e videomaker. Mi hanno mandato due loro prodotti e sto parlando del CL60, adesso ve lo faccio vedere. Questo è il prodotto di cui vi sto parlando, il Colbur CL60, che non è altro che un illuminatore LED da ben 65 watt. Ha la temperatura colore dimmerabile da 2007 a 6005 e chiaramente è dimmerabile anche l'intensità luminosa. Quando vi arriverà questo prodotto a casa vi arriverà dentro questa confezione che è fatta veramente benissimo. Diciamo che questo illuminatore qui dentro non riceverà mai botte, urti e nient'altro perché è fatta veramente bene. Aprendo la scatola abbiamo un attacco Bowens, una parabola standard Bowens, l'illuminatore in sé con il copri LED. Ecco, questo copri LED è fatto un po' così così. Poi abbiamo un alimentatore. L'alimentatore è da ben 90 watt ed è un alimentatore USB-C. Ragazzi miei, è una figata avere una USB-C su un illuminatore di questo tipo. E in ultimo, chiaramente, troviamo lo stand per poter mettere l'illuminatore su un qualsiasi stativo. Come vedete, ci sono delle slitte. Una qui, una sotto e altre due slitte al contrario sulla destra e sulla sinistra. A cosa servono queste slitte? Ve lo faccio vedere subito. Allora, le slitte, quelle interne, servono per poter mettere chiaramente il suo stand. Quindi noi non faremo altro che metterlo nella slitta, chiuderlo e abbiamo il nostro illuminatore pronto per essere messo sullo stativo. La slitta invece, questa qui che sporge, quella al contrario di quest'altra in pratica, serve per poter utilizzare due di questi insieme. Adesso ve lo faccio vedere. Molto facile da fare e questo è il risultato. Ora, in fotografia non credo che serva più di tanto una roba del genere, ma per un videomaker mettere più di questi potrebbe essere assolutamente una soluzione. Per rimuoverli basta fare uno slide, quindi è molto semplice poter comporre questi illuminatori qui. Vi dico subito, li ho già utilizzati per 3 shooting, di cui uno fatto apposta per loro, per Colbur, quindi arriveranno le foto chiaramente sul mio profilo Instagram. Ero al buio, ho fatto un progetto molto particolare, con luci LED colorate, questi che chiaramente illuminavano la modella, proiettori e quant'altro, però era un set molto al buio e ho utilizzato la Insta360 per riprendere il tutto. Chiaramente non era la camera giusta, quindi tutte quelle riprese le ho dovute buttare. Fortunatamente ho fatto qualche piccolo b-roll, ma proprio piccolo con la 7.4 e quelle saranno le uniche immagini che vedrete di quello shooting. Partiamo dalla costruzione, ragazzi miei, è tutto in metallo ed è un metallo fatto veramente molto bene, sarà in alluminio, molto leggero ma veramente fatto benissimo. Allora, questo illuminatore di suo pesa 500 grammi, quindi una volta che gli andate a togliere questa staffa qui, questo come vedete sta in una mano e nello zaino fotografico o nella borsa fotografica vi occupa praticamente lo spazio di un obiettivo, né più né meno, quindi ne potete portare tranquillamente più di uno in uno zaino. Per gli amici videomaker vorrete sicuramente sapere se la ventola si sente o non si sente. No ragazzi, la ventola non si sente, non dà alcun fastidio, neanche a tutta potenza. C'è la possibilità di spegnerla, accenderla, metterla in modalità smart, ma vi assicuro che non si sente, quindi nessun problema sotto quel lato lì. Chiaramente per noi fotografi questa cosa non ci interessa, ma molto probabilmente adesso che ne ho due di questi più quello che sto utilizzando in questo momento creerò un'illuminazione diversa per i video. E in quel caso lì chiaramente la ventola non si deve sentire. Come vi dicevo, pesa 570 grammi se non sbaglio, quindi è veramente un peso piuma a ben 65 watt. La domanda che mi fate sempre è: bastano 65 watt per fare uno shooting, un video o quant'altro? Ragazzi, dipende da cosa dovete fare. Lo shooting del quale state vedendo qualche immagine in questo momento è stato fatto a 1.4/1.8 di diaframma e ISO 100, ISO 200. Quindi
capite bene che se avete una lente molto aperta, effettivamente questo tipo di illuminatore può assolutamente fare al caso vostro. Nel caso di questo shooting, in particolare come diffusore ho utilizzato un beauty dish, cioè un beauty dish su uno e un beauty dish sull'altro. Non ho utilizzato octabox perché gli octabox grandi con doppia tendina, griglia e quant'altro chiaramente vanno a diminuire parecchio la luce che fa una roba del genere. Quindi io vi consiglio di utilizzare queste cose qui, ma con dei diffusori che non vadano a togliere troppi stop di luce. Ad esempio, per quanto mi riguarda, il miglior diffusore per una luce con questa potenza qui è il Deep Umbrella. Ora arriviamo subito al contro di questo prodotto. Non è stato pensato il buchino per l'ombrello. Io questo prodotto qui l'avrei utilizzato assolutamente con gli ombrelli, e invece non c'è né da questa parte qui il buchino né qui, quindi è praticamente impossibile utilizzarlo a meno che non lo mettiate in qualche modo strano, e questa cosa mi dà un po' fastidio. Ecco ragazzi, questo è veramente l'unico contro di questa luce. Se dovete utilizzarlo con l'attacco Bowens, quindi con qualsiasi altro diffusore, questo è una bomba atomica. Veniamo alla Type-C. Allora, perché è una figata? Perché questo alimentatore che vi danno in confezione è da 90 watt, il che vuol dire che potrà tranquillamente andare a caricare qualsiasi cosa vogliate che abbia una Type-C, compreso anche per esempio un MacBook Pro, quindi è un alimentatore veramente molto potente. Andiamo ad infilare la Type-C, andiamo ad accendere il nostro Colbur CL60, adesso è troppo potente, lo devo andare ad abbassare, ok, così è a 0, lo mettiamo a 1 solo per farvelo vedere acceso, e ragazzi miei, questa è la potenza che ha all'1%, cioè come vedete dipende molto da dove lo dovete usare. Adesso ve lo metto al 100% solo per farvi vedere cosa crea qua dietro. In questo momento è a 2700 gradi Kelvin, quindi andiamo a matcharlo con quello più o meno a 5600. No, forse è troppo fredda, quindi la mettiamo un po', ecco, a 5100. Come vedete, questo illuminatore al 100% crea veramente una luce molto forte. Anche se lo vado a posizionare sul soffitto, vedete quanto schiarisce rispetto a non averlo? Adesso ve lo spengo. La differenza è assoluta. Chiaramente se andiamo a mettere la parabola che ci danno in confezione andrà a concentrare la luce, quindi la luce sarà ancora più forte di così. Io con la parabola difficilmente lo andrò a utilizzare, lo andrò a utilizzare sempre ed esclusivamente con dei softbox, però ragazzi miei potrebbe essere un illuminatore definitivo, e vi spiego il perché. Per il prezzo. Sono andato su Amazon per vedere quanto costa, anzi troverete qui sotto in descrizione il link a questo prodotto della mia affiliazione Amazon, quindi se lo volete prendere da lì mi fate un favore. E vi dicevo, la cosa veramente bella è il prezzo. Questo illuminatore in questo momento costa sui 150 euro su Amazon. Se andate a digitare su Amazon LED video foto 65 watt vedrete che è quello che costa meno in assoluto. Se andiamo su marche più blasonate siamo sui 250 euro, quindi costa veramente molto di meno rispetto alla concorrenza. La qualità della luce, per quello che ho visto io, è una qualità ottima, assolutamente paragonabile ad altri illuminatori che ho. In questo momento sto utilizzando Ambiful, come sapete ho l'ML60 della Godox, ho fatto delle prove posizionando tutte queste luci e facendo delle foto a degli oggetti, e come qualità della luce siamo assolutamente lì, e vi posso dire che come potenza rispetto ad esempio all'ML60 anche in quel caso lì siamo lì. È leggermente più forte, ma un terzo di stop neanche, quindi diciamo che siamo lì, è come l'ML60 come potenza. Però ragazzi miei costa molto meno. Ora l'unica cosa è capire se a voi vi serve una roba del genere a batteria o meno. Allora questo va con Type-C, il che vuol dire che voi portate il vostro alimentatore molto piccolo e molto leggero, ve lo faccio rivedere. Cioè questo alimentatore è veramente molto piccolo, quello della Godox ad esempio è molto più grande, molto più pesante e molto più difficile da trasportare. Questo sembra quasi un alimentatore per telefoni, PC e quant'altro. Ma vi dicevo, se avete bisogno di una batteria, questo lo possiamo utilizzare in vari modi. Allora, possiamo comprare un power bank, io vi direi da 100 watt, perché io ho provato con quello mio da 20 PD e 20 watt non bastano chiaramente per farlo andare, si accende solo ma non illumina, quindi secondo me ci vorrà un power bank di quelli decisamente
grandi e decisamente potenti, però una volta che avete una roba del genere potete poi utilizzarlo sia con queste luci sia per caricare tutto quello che avete in casa, chiaramente quando siete fuori casa. Poi possiamo utilizzarlo anche con le batterie, quelle classiche della Sony, e possiamo utilizzarlo con le V-Lock. Allora, credo che la situazione migliore in cui utilizzare questo all'esterno sia proprio con quest'ultimo tipo di batteria, con le V-Lock. Non ve ne so dire troppo perché non l'ho mai avuta, ma spoiler, probabilmente c'è un'altra società che me ne sta inviando due, quindi se me ne dovessero inviare andrò ad utilizzare questi due illuminatori in esterna per creare qualcosa appunto in esterna, e vi saprò parlare anche di quelle batterie lì. Però così ad occhio e croce io credo che quel tipo di batteria, quindi le V-Lock, matchino perfettamente con questo tipo di illuminatori. E questo perché nel mio ML60, ad esempio, che ha le batterie NPF della Sony, quindi quelle vecchie, per quanto ho quelle più grandi che ci sono, se lo metto alla massima potenza non dura un'ora, quindi è un po' pochino. Questo tipo di illuminatori però io li vado ad utilizzare sempre in contesti molto bui, quindi in realtà io al 100% non vado mai a utilizzare questa cosa qui, vado a utilizzarlo al 20-30%, e in quel caso lì ti fa un 2 ore, 2 ore e mezza. Quindi per quanto riguarda la batteria mi riservo di fare un video di approfondimento in futuro. Per ora vi dico che se vi servono a corrente elettrica, nella confezione avete tutto quello che vi serve. Sicuramente l'unica cosa che vi mancherà sarà un diffusore. Come diffusore, vi dicevo, in studio ho utilizzato dei Beauty Dish, non potendo utilizzare gli ombrelli. Ho utilizzato per il video scorso anche l'Octabox che ho qui con uno di questi per vedere appunto la qualità della luce, e vi posso dire che si sono assolutamente comportati benissimo. Altra cosa di cui vi volevo parlare sono queste due manopole. Allora, queste due manopole vanno sotto e sopra e possono essere anche cliccate. Se le facciamo andare sopra e sotto avremo un incremento dell'1% sia per quanto riguarda la temperatura colore sia per quanto riguarda la illuminazione. Quindi in questo momento sto a 4, 5, 6, 7, ve lo faccio vedere. Ok? Che è molto comodo se dobbiamo fare una cosa veramente di fino, ma la cosa ancora più comoda è che se schiacciamo andiamo di 25 in 25, quindi in questo momento è a 0, schiaccio e siamo a 25, 50, 75, 100 e poi si spegne. Vi faccio vedere anche questo. E questa cosa è ancora più comoda, perché poi di fatto vi serve una roba da fare al volo, schiacciate qui e avete già la potenza che vi può servire. In studio l'ho utilizzato tanto con le rotelline che avete visto, ma l'ho utilizzato anche con la sua applicazione. Si chiama Colbor Studio, lo trovate sull'Apple Store o chiaramente anche per Android, e mi ci sono trovato veramente bene. Adesso lo metto così. Potete alzare e abbassare l'intensità luminosa come sta facendo in questo momento, e potete alzare ed abbassare chiaramente anche la temperatura colore. Poi ragazzi abbiamo anche delle scene preimpostate, ve ne faccio vedere una. Questa per esempio si chiama Pulsing, praticamente accende e spegne la luce per avere degli effetti creativi, ma ce ne sono veramente molte altre. Allora traiamo un attimo le conclusioni, ragazzi, assolutamente promossi. E assolutamente promossi perché per 150 euro che costano in questo momento su Amazon non troverete nulla di meglio. 150 euro sono veramente poche per avere una qualità di luce così alta, come anche una qualità costruttiva. Quindi ragazzi, se vi devo dire la mia, sono veramente una bomba. Se avete più budget, chiaramente ci saranno delle luci migliori, non vi sto dicendo di no, ma se avete un budget molto basso, queste io ve le consiglio. Una cosa di cui vi parlo sempre è state attenti al brand che andate a comprare, e questo ve lo dico per esperienza personale. Io ho scelto Godox per i flash, ho scelto Godox per la luce continua che ho comprato l'ML60, ma poi ho comprato altri brand per altri tipi di luce, tipo le Rolly Lumen, tipo le A2 della Ambitful. Poi subito dopo mi sono arrivate tutte queste collaborazioni. Adesso che io ho tantissime luci di tantissimi brand diversi, mi trovo nella situazione che nel telefono ho 5 o 6 app, e andare in ogni app per alzare e abbassare un illuminatore piuttosto che un altro, eccetera eccetera, diventa veramente un problema. Ricordatevi che poi è molto più semplice andare a comprare le cose sempre di quel brand.
avere un'app dalla quale potete andare a modificare tutti gli illuminatori che avete in studio o comunque in esterna è sicuramente molto più semplice che andare a aprire 4 o 5, qualcuna è RGB, qualcuna no, qualcuna va settata alla temperatura colore, e diventa un disastro. Questo chiaramente è un discorso che vale per tutti, non è un discorso su queste luci qui. Io comunque ve le straconsiglio, se avete un budget appunto abbastanza basso, queste vi aiuteranno tantissimo sia in foto che in video. Chiaramente per quanto riguarda la parte video non ve ne posso parlare molto, ma vi posso dire che per interni poco luminosi questi fanno assolutamente al caso vostro, specialmente se andate ad utilizzare un softbox che vi porta via poca luce. Se andate ad utilizzare dei softbox che vi portano via tantissima luce, allora questi non avranno la potenza necessaria. Io adesso per esempio sto utilizzando un 200 watt e questo 200 watt in questa situazione è all'8%, quindi capite bene che sono due cose diverse, però quello pesa 5 kg ed è una roba del genere, questo pesa 500 grammi e chiaramente lo potete mettere nello zaino e non lo sentite. Quindi dovete capire voi a cosa vi servono, io li utilizzerò sicuramente, se mi arriveranno queste batterie ve ne riparlerò in un altro video per come utilizzarli in esterna, specialmente per quanto riguarda la temperatura colore, che è una cosa che molti sottovalutano. Quindi magari se vi interessa l'argomento vi faccio un video a parte, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Ok ragazzi, vi ricordo di mettere un like se il video vi è piaciuto, scrivermi un commento se avete qualche domanda da farmi e mi raccomando seguitemi su Instagram, il link è sempre qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video che sarà un video pazzesco da Venezia. Ciao ragazzi!